Sembrava un'ipotesi ormai caduta un po' nel dimenticatoio, no, una di quelle suggestioni che durano qualche settimana, ma poi vengono messe da parte. E invece quello che sta accadendo sull'asse Como-Madrid, tra il Como e il Real, per Nico Paz, potrebbe cambiare lo scenario a livello di mercato in maniera del tutto improvvisa e sorprendente. Nei prossimi giorni, vi do subito questo ultimo aggiornamento, dovrebbe esserci un incontro verosimilmente durante la prossima settimana tra il Como e il Real Madrid per parlare e capire come muoversi nella questione Nico Paz. Al momento quello che si registra è, io lo definirei, un disallineamento, diciamo così, tra le prospettive dei due club, non tanto dal punto di vista tecnico quanto più dal punto di vista economico sul futuro di Nico Paz. E qui, secondo alcuni, l'Inter ricomincia a drizzare le antenne e non dico che si inserisce, però comincia a monitorare un pochino la situazione, anche perché, ve l'abbiamo raccontato da tempo, l'Inter apprezza moltissimo il profilo di Nico Paz, che sembrava messo da parte per tutte le vicende appunto fra il Como e il Real, però a livello di apprezzamento appunto come giocatore questa cosa non è mai diminuita e quindi diciamo che l'Inter alla finestra ci è sempre rimasta. Ne parliamo in questo contenuto, ben ritrovati amiche e amici passione interisti, vi invito come sempre a cliccare sul tasto mi piace qui sotto, ad iscrivervi al nostro canale e se vi va anche a passare nel club di Passione Inter. Trovate qui in alto il QR code per entrare nella nostra grande community che ovviamente in questo periodo è scatenata visto che il mercato sembra finalmente iniziare a dare qualche frutto concreto, perlomeno nei prossimi giorni. Quindi perché parlavo di disallineamento? Perché da quello che si registra al momento sull'asse Como-Madrid c'è una distanza nelle prospettive economiche che i due club hanno in testa per l'operazione. Il Como, in maniera, secondo me si può dire, abbastanza improvvisa, ha raggiunto la Champions League già in questa stagione, l'abbiamo commentato a lungo circa un mese fa, e quindi le prospettive anche di costruzione di rosa che avrebbero dovuto mettere in piedi in caso di qualificazione alle coppe sono un po' cambiate, perché l'obiettivo diciamo più realistico non era quello di raggiungere la Champions e adesso la volontà del Como sarebbe quella di trattenere Nico Paz per giocare la Champions anche con lui. E lo stesso giocatore, lo stesso Nico Paz, ha fatto sapere a Mourinho, nuovo allenatore del Real Madrid, e al club spagnolo la volontà appunto di rimanere a Como e di giocare la Champions League almeno per un'altra stagione. Il Como quindi non vorrebbe toccare nulla, cioè vorrebbe trattenere Nico Paz, giocare con lui ancora per un anno e poi eventualmente nell'estate prossima accettare, diciamo così, il destino di un Real Madrid che verosimilmente lo andrebbe a riscattare esercitando la clausola di riacquisto che avrebbe ancora valida. La differenza è che il Real Madrid in questo momento sembra aver detto al Como: noi non ci opponiamo all'idea di cedere a tutti gli effetti a titolo definitivo Nico Paz, però vorremmo che voi lo compraste subito per quello che è oggi il vero valore di Nico Paz. Quindi il Real vorrebbe esercitare subito la clausola di riacquisto da circa 9 milioni presente nel contratto cioè nell'accordo con il Como, e poi eventualmente trattare la cessione a titolo definitivo di Nico Paz al Como per una cifra, si dice, intorno ai 60 milioni di euro, che ad oggi è la valutazione che il Real Madrid fa del giocatore. Una spesa che ad oggi per il Como è a tutti gli effetti dal punto di vista finanziario, sappiamo che il Como ha una potenza economica notevole, la proprietà del Como, però il Como deve fare i conti adesso anche con tutte le varie regole UEFA sul costo squadra, sul rapporto di quest'ultimo con i ricavi, che chiaramente, essendosi qualificati alle coppe europee, da oggi, cioè dalla prossima stagione, entrano in vigore anche per loro. E quindi una spesa di 60 milioni di euro dal punto di vista non finanziario ma economico, per quello che sarebbe l'impatto a bilancio, ad oggi per il Como è sostanzialmente impossibile da sostenere, perché di fatto alcuni investimenti negli scorsi anni il Como li ha anche già fatti, quindi ha una situazione di bilancio che già oggi verosimilmente andrebbe un pochino messa sui binari giusti per seguire quelle che sono le regole europee, e quindi oggi come oggi investire 60 milioni per Nico Paz non sembra essere possibile per appunto per il Como. Ed è in questo scenario, secondo alcuni, che allora l'Inter potrebbe reinserirsi. Chiaramente ad oggi è difficile, io non andrei a spingermi oltre diciamo come dicevo all'inizio, un Inter che drizza le antenne e registra questa difficoltà che fino a poche settimane fa o anche pochi giorni fa non sembrava potesse incrinare definitivamente la situazione, quindi per il momento resta in attesa.
C'è da dire che con l'investimento che l'Inter è pronta a chiudere nei prossimi giorni, dovrebbe essere finalmente dovrebbe arrivare il traguardo, l'investimento per Palestra, l'Inter fa già un'operazione molto onerosa dal punto di vista economico, con una trattativa che dovrebbe chiudersi intorno ai 50 milioni di euro, quindi un giocatore come Palestra che va a sostituire Dumfries avrebbe già un costo rosa notevole da registrare per l'Inter. Un'operazione da 60 milioni per Nico Paz, secondo me ad oggi è più fattibile per l'Inter che per il Como, soprattutto per ragioni di incastri di bilancio, ma anche per l'Inter sarebbe effettivamente complicata. Noi qui su Passione Inter vi abbiamo sempre raccontato anche negli scorsi mesi che per poter immaginare un Nico Paz all'Inter l'unica strada verosimile sarebbe stata proprio quella di vedere Nico Paz riacquistato dal Real Madrid e un Inter che poi va a trattare direttamente con il Real per un'operazione, cercando magari di strappare anche una formula vantaggiosa, sfruttando il fatto che il Real Madrid lì davanti ha veramente tanta abbondanza di giocatori e quindi inevitabilmente qualcuno deve accettare di cedere, e questo qualcuno potrebbe essere proprio Nico Paz. Io comincio però mettendo subito due paletti, visto che la parola paletti in questi mesi, da quando è arrivata Octree, è abbastanza abusata, però mettiamo subito due paletti sul tavolo per ragionare sull'ipotesi Nico Paz. Il primo: se si dovesse davvero riaprire questa strada in maniera concreta e l'Inter decidesse di percorrerla, io non vedo alternative al fatto di percorrerla e contemporaneamente mollare la pista a Curtis Jones, perché dal punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto economico, pensare di prendere Nico Paz e prendere anche Curtis Jones sarebbe del tutto insensato. L'Inter, ve lo raccontavo già nelle scorse dirette, già oggi con questo centrocampo qui, quindi senza Nico Paz e anche senza Curtis Jones, l'Inter comunque è già bella intasata a livello numerico. Figuriamoci aggiungere altri due giocatori, caricando poi appunto di costi il bilancio in maniera insostenibile. Quindi la scelta oggi, se ipoteticamente si presenta l'opportunità di andare su Nico Paz, secondo me una delle tante scelte deve essere per forza o lui o Curtis Jones, non tutti e due. E qui ognuno si può fare i ragionamenti che preferisce, contando anche la differenza di costo. E poi a livello economico, come già facevo intuire prima, l'Inter ad oggi, considerati tutti i colpi che ha già fatto, a livello di costo rosa si avvicina più o meno ai 210 milioni, comunque già oltre i 200 milioni, dando per scontato l'arrivo di Palestra. Quindi non è che questo livello di costo rosa sia insostenibile per l'Inter, però un'operazione come quella di Nico Paz lo andrebbe ad appesantire molto di più, perché parliamo appunto di 60 milioni di euro, un ingaggio che comunque immagino vada a toccare delle cifre non proprio bassissime, quindi è inevitabile che un'operazione di questo tipo deve essere sostenuta da alcune cessioni. Io ne identifico soprattutto due, che sono quelle di Pavard e di Frattesi, che sono tra i nomi che oggi si chiacchierano tra i più probabili in uscita per l'Inter, sono gli unici probabilmente che ad oggi possono effettivamente portarti qualcosa a livello di cartellino. Direi soprattutto Frattesi più che Pavard, perché Pavard è una situazione anche di gestione interna dell'Inter che sembra complicata, quindi non è detto che oggi sia facile vendere Pavard a una cifra piuttosto alta, ma soprattutto in quest'ottica qui sono due tra i giocatori che pesano di più a bilancio, sia tra quelli in uscita, ma direi pure in generale. Quindi, facendo due conti, se l'Inter riuscisse a cedere sia Pavard che Frattesi, al di là dell'incasso che faresti per la cessione, libereresti quasi 24 milioni di costo rosa tra i due. Quindi capite che parliamo di cifre notevoli. Poi, se ci riesce a piazzare anche un Aslani, che comunque è in uscita, e magari anche un Luis Enrique, che è un altro di quei giocatori che secondo noi, ve lo raccontiamo da tempo, se arrivasse un'offerta l'Inter secondo me ragionerebbe sull'addio. Ecco, chiaramente migliorereste ancora di più la situazione, però per quanto mi riguarda non si scappa da Pavard e Frattesi, che in un modo o nell'altro comunque devono essere piazzati e ti permetterebbero di liberare un costo rosa che, se immagini di puntare a Nico Paz, devi necessariamente liberare. Operazione molto difficile quindi, ma non ve lo devo dire io, lo sapevate tranquillamente, lo sa anche l'Inter. Io immagino che possa essere però una di quelle operazioni che l'Inter potrebbe valutare di fare
tra virgolette a prescindere, cioè la valutazione, l'importanza di un giocatore come Nico Paz spinge a fare dei sacrifici anche dolorosi, come potrebbe essere rinunciare a Curtis Jones eventualmente, che però l'Inter, per la considerazione che ha di Nico Paz, credo che possa anche essere pronta a fare, nel caso in cui si palesasse questa opportunità. A livello tecnico, chiudiamo con questo aspetto perché poi è importante anche questo, io sto sentendo in tanti e leggendo un po' sui social dire nell'Inter oggi non c'è spazio per Nico Paz. Io non sono d'accordo e non vi farò il discorso che fanno alcuni e che in parte condivido, che dicono per un giocatore come Nico Paz il posto lo trovi. In parte lo condivido come ragionamento, ma rimaniamo aderenti alla realtà. Cosa vi abbiamo sempre raccontato durante la scorsa stagione? Nico Paz è un giocatore offensivamente straordinario, che chiaramente lo caratterizzi più come giocatore offensivo che non difensivo, ma nei numeri che ha fatto vedere al Como, adesso non ve li sto a snocciolare perché sennò finiamo domani, però nella stagione che ha fatto al Como ha messo insieme anche dei numeri dal punto di vista difensivo di notevole fattura. È un giocatore già oggi che ti dà la possibilità e la dimensione di essere un giocatore completo. Quindi secondo me è vero che Nico Paz sarebbe perfetto nella posizione di trequartista, potendo svariare un po' in quella zona di campo, ma nel 3-5-2 dell'Inter di oggi io francamente da mezzala sinistra lo vedo perfettamente. Sarebbe una mezzala atipica, molto più offensiva, anche come diciamo elemento da sfruttare nello stile di gioco dell'Inter, ma con delle basi notevoli anche dal punto di vista difensivo, che altri suoi altri ipotetici predecessori, qualora venisse da noi, non avevano. Eriksen, quando l'Inter lo prese, non aveva i numeri e la predisposizione difensiva che ha Nico Paz. Lo stesso Çalhanoğlu, quando l'Inter lo prese dal Milan, non aveva questa caratteristica. Poi l'ha costruita e secondo me ad oggi è diventata praticamente al pari della questione, diciamo, dell'aspetto più offensivo del giocatore, di costruzione e di gestione dei tempi come regista. Però al tempo non ce l'aveva. Quindi io da mezzala a sinistra francamente lo vedo perfettamente e potrebbe essere proprio quel tipo di giocatore che con delle caratteristiche un po' diverse ti dà appunto qualcosa di diverso nel centrocampo ma anche nell'attacco. L'alternativa che alcuni riportano è quella di vederlo come giocatore da aggiungere all'attacco e qui vi riporto anche un'indiscrezione che oggi scriveva in mattinata il Corriere dello Sport, secondo cui dicevano potrebbe esserci dell'interesse che inizia a muoversi intorno a Bonny, un giocatore che per la prima stagione che ha fatto comunque ha soddisfatto l'Inter, ma che se dovesse arrivare una proposta di un certo tipo dalla Premier o comunque da qualsiasi altra squadra, l'Inter potrebbe anche valutare di cedere. E a quel punto Nico Paz, diceva il Corriere, potrebbe diventare il sostituto un po' atipico, naturalmente, di Bonny. Io non mi convince molto questa situazione. È vero che Bonny non stento a credere che qualora arrivasse un'offerta davvero importante l'Inter potrebbe valutare l'addio di Bonny, ma secondo me ha molto meno senso pensare ad un Nico Paz nel pacchetto di attaccanti che non ad un Nico Paz nel pacchetto delle mezzali. Io in attacco, con un attacco a due, dove Nico Paz è effettivamente uno dei due attaccanti, ce lo vedo peggio rispetto che da mezzala. Quindi se parliamo di una questione solamente tecnica, mi convince di più la posizione di mezzala. Se poi ci si mettono incastri anche a livello economico, allora chiaramente si apre un mondo, ma ne abbiamo già parlato a lungo negli scorsi minuti di questo contenuto. Quindi questo era quanto. Abbiamo visto un po' anche la nostra community in fermento per la questione Nico Paz, che poi si incastra, ma se dovesse l'Inter cedere Stankovic per prendere Nico Paz, sareste contenti? Se Bastoni per prendere Nico Paz? Non sono domande a cui io voglio rispondere in questo momento. Per il momento la situazione è questa. Vi abbiamo fatto un punto su un tema che fino a pochi giorni fa non pensavamo di dover ritrattare, ma le notizie di giornata ci spingono a parlare anche di questo. Noi saremo qui chiaramente pronti sempre ad aggiornarvi qualora arrivassero novità, soprattutto in primis sul fronte sull'asse Como-Madrid, sulla quale poi eventualmente potrebbe svilupparsi un discorso per l'Inter. Vi aspetto nei commenti, sono molto curioso di sapere la vostra sulla situazione e in generale sulla valutazione su Nico Paz, quindi fatemelo sapere qui sotto. Vi ricordo ancora una volta di cliccare sul tasto mi piace, sul tasto iscriviti, se vi va di entrare anche nel club di Passione Inter, qui c'è il QR code, se no www.passioneinter.club. Devo anche adesso ritornare sulle nostre chat perché le vedo belle vive con i nostri soci che stanno discutendo di questo e di tanti altri temi. Ed infine, come sempre, per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione, mentre se mi stai seguendo su YouTube ti lascio qui un nuovo contenuto da recuperare.